Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao a tutti e benvenuti a Practice Italiano Tales. Sono davvero felice che siate qui oggi. In questa lezione parleremo di qualcosa di molto importante in ogni parte della vita. A scuola, al lavoro, in famiglia e nelle relazioni. Il nostro argomento di oggi sono le abilità comunicative. Le abilità comunicative riguardano il modo in cui parliamo, ascoltiamo e condividiamo i nostri pensieri e sentimenti con gli altri. Quando comunichiamo bene, diventa più facile fare amicizia, risolvere problemi, capire le persone e sentirci più sicuri di noi stessi. Forse a volte ti senti timido quando parli. Forse sai cosa vuoi dire, ma le parole non vengono facilmente. Forse ti preoccupi che gli altri possano giudicarti o ridere del tuo accento. E forse l'italiano non è la tua prima lingua, quindi parlare ti rende nervoso. È completamente normale. Tutti iniziano dall'inizio. La comunicazione non è qualcosa con cui si nasce, è una competenza. E ogni competenza può essere migliorata passo dopo passo con la pratica. In questo video impareremo come migliorare la comunicazione in modo semplice, chiaro e amichevole. Non hai bisogno di essere perfetto, devi solo esercitarti un po' ogni giorno. Prima di iniziare, metti mi piace, lascia un commento e iscriviti per sostenere la comunità Practice Italian with Ease. Il tuo supporto ci aiuta a continuare a insegnare e crescere insieme. Ora iniziamo questo viaggio insieme. Allora, cosa significa davvero una buona comunicazione? Una buona comunicazione non significa parlare molto, non significa usare parole difficili o eleganti. Una buona comunicazione significa condividere le tue idee in modo chiaro, significa ascoltare gli altri con rispetto, significa parlare in modo calmo e sicuro. Significa anche capire il sentimento e il significato dietro le parole. La comunicazione non riguarda solo ciò che dici, riguarda anche come lo dici. La tua voce, i tuoi occhi e il tuo linguaggio del corpo mostrano quanto ti senti sicuro. La comunicazione è connessione. È come le persone si sentono quando parlano con te. Quando parli con gentilezza e sicurezza, le persone amano ascoltarti. Un consiglio importante è parlare lentamente e chiaramente. Molte persone pensano che parlare velocemente significhi parlare bene, ma non è vero. Quando parli troppo in fretta, le persone potrebbero non capire il tuo messaggio. Quando parli lentamente, gli altri possono seguire le tue idee più facilmente. Hai anche più tempo per pensare e la tua voce suona più calma e più forte. Prova questo semplice esercizio. Primo, siediti o stai in piedi con la schiena dritta. Secondo, fai un respiro lento e profondo. Terzo,
pronuncia una frase lentamente. Quarto, fai una pausa di un secondo, poi continua. Noterai che la tua voce suona più rilassata e sicura. Per esempio, invece di dire molto velocemente «Voglio dirti qualcosa di importante», prova a dirlo lentamente e chiaramente. Voglio dirti qualcosa di importante. Sembra semplice, ma fa una grande differenza. Un'altra parte fondamentale della comunicazione è l'ascolto. Una buona comunicazione è metà parlare e metà ascoltare. Quando qualcuno ti parla, cerca di non interrompere, non guardare il telefono. Guarda il suo viso. Fai un cenno con la testa per mostrare che capisci. Fai una piccola domanda per mostrare interesse, come «Capisco, puoi dirmi di più?» oppure «Davvero, cosa è successo dopo?» Quando ascolti attentamente, le persone si sentono rispettate e quando le persone si sentono rispettate, ti rispetteranno anche loro. Usa parole semplici. Molte persone credono che una buona comunicazione significhi usare un vocabolario difficile, frasi molto lunghe o un linguaggio molto formale. Ma questa idea non è corretta. Una buona comunicazione significa essere chiari, semplici e facili da seguire. Quando le tue parole sono semplici, le persone ti capiscono più velocemente. Quando ti capiscono facilmente, si sentono rilassate e ascoltano con piacere. E quando le persone ascoltano con piacere, la comunicazione diventa fluida e forte. Ricorda sempre, il tuo obiettivo è connetterti con le persone, non impressionarle. Se le tue parole sono troppo complicate, chi ascolta può sentirsi perso o confuso. Ma se le tue parole sono semplici, chi ascolta si sente a suo agio e capisce il tuo messaggio senza sforzo. Per esempio, invece di dire qualcosa di lungo e formale come «Mi impegno a raggiungere i miei obiettivi con grande sforzo», puoi semplicemente dire «Lavoro duro per raggiungere i miei obiettivi». Le due frasi hanno lo stesso significato, ma la seconda è più chiara, più calda e più facile da capire. L'italiano semplice non è debole. L'italiano semplice è forte. Quando il tuo linguaggio è semplice, il tuo messaggio diventa più potente, la tua voce suona più sicura, le persone sentono che possono fidarsi di te. Sembri più naturale e amichevole. Cerca di usare parole di tutti i giorni che la maggior parte delle persone conosce. Le tue frasi non devono essere lunghe. Le frasi brevi possono essere molto efficaci. Per esempio, «Mi piace questa idea». Puoi spiegare meglio, per favore? Capisco. Risolviamo questo insieme. Sono frasi piccole, ma costruiscono una buona comunicazione. Ricorda sempre, essere chiari è più importante che sembrare intelligenti. Essere capiti è meglio che sembrare complicati. Quando parli in modo semplice, parli con sicurezza, gentilezza e forza. Guarda negli occhi.
Gli occhi hanno un ruolo molto importante nella comunicazione. Quando guardi qualcuno mentre parli, mostri sicurezza, rispetto e onestà. Non devi fissare la persona. Basta guardarla negli occhi per 2 o 3 secondi, poi distogliere lo sguardo e poi guardarla di nuovo. Questo ti fa sembrare amichevole e rilassato. Prova questo quando parli con amici o familiari. Potresti notare una grande differenza nel modo in cui reagiscono. Usa il linguaggio del corpo. Anche il tuo corpo comunica. Quando parli, le tue mani, la postura, le spalle, il viso e la testa mandano segnali. Se tieni le braccia incrociate e la testa bassa, puoi sembrare nervoso o chiuso. Se tieni le spalle rilassate e stai dritto, sembri sicuro e aperto. Prova questa semplice regola. Siediti o stai in piedi con la schiena dritta. Rilassa le spalle. Tieni il mento leggermente alzato. Sorridi in modo dolce. Non serve un grande sorriso, basta un piccolo sorriso. Un sorriso leggero rende il tuo viso caldo e amichevole. Esercitati a parlare ogni giorno. La comunicazione è come un muscolo nel tuo corpo. Quando usi un muscolo spesso, diventa più forte. Quando smetti di usarlo, diventa più debole. Parlare funziona allo stesso modo. Se parli un po' ogni giorno, le tue abilità comunicative miglioreranno. Se eviti di parlare, la tua sicurezza e la tua fluidità possono diventare più deboli lentamente. Quindi il segreto è la pratica quotidiana, non essere perfetti. Ecco alcuni modi semplici per esercitarti ogni giorno. Prima, puoi parlare da solo quando sei solo. Per esempio, quando sei nella tua stanza o cammini fuori, racconta ad alta voce la storia della tua giornata. Di cosa hai fatto, come ti senti o cosa vuoi fare domani. Parlare da solo ti aiuta a imparare a pensare con le parole, non solo con pensieri silenziosi. Un'altra idea è leggere qualcosa ad alta voce. Prendi un libro, un testo breve o anche un messaggio sul telefono. Leggilo lentamente usando la tua voce. Prova a pronunciare ogni parola chiaramente. Questo allena la tua lingua, la tua bocca e la tua respirazione. Aiuta anche la tua voce a suonare più fluida. Puoi anche esercitarti davanti a uno specchio. Guarda il tuo viso mentre parli. Nota i tuoi occhi, la tua espressione e come si muove la tua bocca. Questo ti aiuta a sentirti più a tuo agio con il tuo aspetto quando parli e costruisce lentamente la sicurezza. Registrare la tua voce è un altro esercizio utile. Usa il telefono e parla per 1 o 2 minuti. Poi ascolta la registrazione. Non essere troppo critico con te stesso. Ascolta con calma. Nota cosa suona bene e cosa puoi migliorare. Con il tempo sentirai i progressi. È anche utile parlare con altre persone. Prova a parlare con un amico, un familiare, un compagno di classe o un collega.
Anche 5 minuti di conversazione ogni giorno possono aiutare molto. Questo ti allena a parlare in modo naturale e a rispondere più velocemente. La cosa importante è iniziare con piccoli passi. Non devi parlare per molto tempo, non devi essere perfetto. Hai solo bisogno di un po' di pratica ogni giorno. Anche 5 minuti al giorno possono rendere le tue abilità comunicative più forti. Piccoli passi ogni giorno creano grandi risultati nel tempo. Non avere paura degli errori. Molte persone hanno difficoltà a comunicare perché hanno paura di fare errori, di essere giudicate, di sembrare strane o di parlare con un accento. Ma ricorda questo: tutti fanno errori, anche chi è madrelingua fa errori. Il tuo accento non è un problema, i tuoi errori non sono un problema. L'unico vero problema è non provare. Ogni volta che parli, anche con errori, migliori, quindi sii coraggioso, parla anche se non è perfetto. Più parli, più diventi bravo, costruisci la sicurezza passo dopo passo. La sicurezza non è qualcosa con cui nasci. La sicurezza è qualcosa che crei con l'azione. Ecco un metodo semplice per costruire sicurezza. Primo, parla in piccole situazioni con amici stretti o familiari. Secondo, parla in situazioni un po' più grandi con compagni di classe o colleghi. Terzo, parla in situazioni più grandi come riunioni, discussioni di gruppo o presentazioni. Ogni piccolo passo ti dà più sicurezza. Ricorda sempre, la sicurezza cresce quando agisci, non quando aspetti. Sii gentile con te stesso. Migliorare la tua comunicazione è un percorso. Ha bisogno di tempo, pazienza e pratica regolare. Non confrontarti con le altre persone. La tua voce è unica, la tua storia è importante, i tuoi progressi sono tuoi. Sii paziente, sii dolce con te stesso. Continua ad andare avanti. La tua voce è la tua forza. Il tono della tua voce è molto importante quando parli. A volte il modo in cui dici qualcosa conta più delle parole stesse. Cerca di parlare in modo calmo, caldo, amichevole e chiaro. Evita di sembrare arrabbiato, molto nervoso o troppo silenzioso. Ecco un piccolo esercizio. Primo, fai un respiro profondo prima di parlare. Secondo, apri un po' di più la bocca quando parli. Questo aiuta le parole a suonare più chiare. Terzo, prova a parlare dal petto invece che dalla gola. Quarto, fai una pausa di 1 secondo tra una frase e l'altra. Per esempio, invece di parlare molto velocemente e a bassa voce così: ciao, voglio dire qualcosa. Prova a dirlo così. Ciao, voglio dire qualcosa. Piccole pause possono farti sembrare più sicuro. Usa emozione nella tua voce. L'emozione rende la comunicazione viva. Se la tua voce non ha sentimento, le persone possono perdere interesse. Prova a fare piccoli cambiamenti nel tono. Quando sei felice,
usa un tono più leggero. Quando l'argomento è serio, rallenta la voce. Quando sei entusiasta, lascia salire un po' la voce. Per esempio, una voce piatta suona così: sono molto felice di essere qui oggi. Una versione migliore è: sono molto felice di essere qui oggi. Anche un piccolo cambiamento può creare una grande differenza. Esercitati a parlare in pubblico, anche quando sei solo. Molte persone si sentono timide o hanno paura quando parlano davanti agli altri. È molto normale. Quasi tutti si sentono nervosi quando parlano a un gruppo, in classe o in una riunione. La buona notizia è che non devi iniziare davanti alle persone. Puoi iniziare da solo, in un luogo tranquillo e sicuro. Quando ti eserciti da solo, la tua mente rimane calma e la tua voce diventa più forte. Dopo, parlare con gli altri sarà più facile. Ecco come puoi esercitarti. Prima, mettiti in piedi o siediti davanti a uno specchio. Lo specchio aiuta perché puoi vedere il tuo viso, i tuoi occhi e le tue espressioni. Quando ti osservi, impari come appari mentre parli. Poi guarda con calma i tuoi occhi nello specchio. Non distogliere lo sguardo troppo velocemente. Rimani per un momento. Questo ti aiuta a sentirti a tuo agio con te stesso. Costruisce lentamente sicurezza e tranquillità. Poi scegli un argomento molto semplice di cui parlare. Non deve essere serio o complesso. Può essere qualcosa di normale come cosa hai mangiato oggi, il tuo sport preferito, il tuo hobby, i tuoi programmi per domani o come è andata la tua giornata. Inizia a parlare di questo argomento per 1 minuto. Parla lentamente e con calma. Non preoccuparti della grammatica, non preoccuparti degli errori. L'obiettivo è semplicemente lasciare uscire le parole in modo naturale. Mentre parli, mantieni un piccolo sorriso dolce sul viso. Sorridere rilassa la mente. Fa anche suonare la tua voce più calda e amichevole. Quando sorridi, inizi a sentirti più sicuro. Questa pratica è semplice, ma porta risultati forti. Aiuta a ridurre la paura. Ti abitui ad ascoltare la tua voce. Il tuo modo di parlare diventa più fluido e naturale. Costruisci una vera sicurezza dall'interno. Non hai bisogno di esercitarti per molto tempo. Anche 3 minuti al giorno sono sufficienti. Se lo fai ogni giorno, poco alla volta, noterai un grande cambiamento nel tuo modo di parlare e nella tua sicurezza. Ricorda, non devi essere perfetto. Devi solo esercitarti un po' ogni giorno. Ora parliamo di come parlare in riunioni, in classe o durante una presentazione. Quando parli davanti agli altri, segui questi passi. Stai dritto. Sorridi dolcemente. Respira lentamente prima di iniziare. Comincia con una frase semplice come "Ciao a tutti" oppure "Grazie per l'ascolto". Evita di iniziare con parole nervose come
non so come iniziare. Poi parla con un ritmo lento e regolare. Se dimentichi qualcosa, non andare in panico, respira e continua. Le persone non si preoccupano se fai una pausa. Notano la sicurezza più degli errori. La sicurezza viene dal respirare con calma, non dal parlare velocemente. La comunicazione a scuola o al lavoro può essere un po' diversa. Qui devi essere chiaro, educato e rispettoso. Puoi usare frasi semplici come «Potrebbe spiegare di nuovo, per favore? Grazie per il suo tempo. Capisco. La ringrazio per il suo aiuto. Vorrei condividere la mia opinione, se possibile». Queste frasi brevi ed educate mostrano rispetto, sicurezza e professionalità. A scuola o al lavoro anche l'ascolto è molto importante. Quando ascolti con vero interesse, le persone iniziano a fidarsi di te. Comunicare nella vita sociale. Quando parli con amici, familiari o persone nuove, la tua comunicazione deve essere amichevole e rilassata. Per rendere le conversazioni più facili, fai domande, usa parole positive e mostra vero interesse per l'altra persona. Ecco alcune semplici domande sociali che puoi usare. Come va la tua giornata? Che musica ti piace? Di dove sei? Cosa ti piace fare? Quando fai domande, la conversazione continua. Se non fai mai domande, la conversazione può fermarsi velocemente. Alle persone di solito piace parlare della propria vita, quindi quando ascolti con vero interesse, si sentono a loro agio a parlare con te. Come esprimere i tuoi sentimenti? La comunicazione non riguarda solo i fatti, riguarda anche le emozioni, ma a volte le emozioni sono difficili da esprimere. Ecco una struttura semplice che puoi usare. Mi sento perché. Esempi. Mi sento felice perché ho finito il mio lavoro oggi. Mi sento triste perché mi manca il mio amico. Mi sento stanco perché non ho dormito abbastanza. Questo è un modo sano e chiaro per condividere le emozioni. Aiuta le altre persone a capirti meglio. Aiuta anche te a capire meglio te stesso. Come gestire un conflitto con calma. A volte non siamo d'accordo con gli altri. È normale. Una buona comunicazione ci aiuta a risolvere i problemi senza litigare. Invece di dire hai torto, puoi dire capisco il tuo punto di vista, ma io la vedo in modo diverso. Invece di gridare, prova a parlare lentamente e con calma. Invece di accusare la persona, parla della situazione. Per esempio, invece di dire «non mi ascolti mai», puoi dire «mi sento ferito quando parlo e nessuno mi ascolta. Possiamo parlare con calma?» Questo mostra maturità, rispetto e controllo delle emozioni. Elimina la paura di parlare. La paura è la barriera più grande nella comunicazione,
ma la paura è normale. Tutti si sentono nervosi prima di parlare, anche chi ha esperienza. Il segreto non è aspettare che la paura sparisca. Il segreto è parlare anche quando hai paura. Più parli, più la paura diventa piccola. Ogni volta che parli diventi più forte. Quindi non aspettare. Inizia ora. Parla, anche se è qualcosa di piccolo, semplice o non perfetto. La tua voce è importante. Routine quotidiana per migliorare le tue abilità comunicative. Non devi esercitarti per molte ore. Basta un po' di pratica ogni giorno per vedere progressi. Anche 10 minuti al giorno sono sufficienti. La cosa importante è esercitarsi con regolarità, anche se il tempo è poco. Ecco come puoi usare i tuoi 10 minuti. Prima, dedica 2 minuti alla respirazione profonda. Siediti o stai in piedi comodamente. Se vuoi, chiudi gli occhi. Fai respiri lenti e profondi. Inspira lentamente dal naso. Trattieni per un secondo. Poi espira dolcemente dalla bocca. Ripeti diverse volte. La respirazione profonda rilassa il corpo e la mente. Quando la mente è calma, la voce diventa più chiara e le parole escono in modo più naturale. Aiuta a ridurre lo stress e il nervosismo prima di parlare. Poi dedica 3 minuti a parlare da solo davanti allo specchio. Dopo aver respirato, mettiti davanti a uno specchio. Guarda il tuo viso. Guarda nei tuoi occhi. All'inizio può sembrare strano, ma è molto utile. Scegli qualcosa di semplice di cui parlare, come la tua giornata, il tuo cibo preferito, i tuoi programmi per domani o un hobby che ti piace. Parla lentamente. Muovi bene la bocca. Osserva le tue espressioni del viso. Cerca di sembrare rilassato e naturale. Questo esercizio ti aiuta a sentirti a tuo agio mentre ti guardi parlare. Migliora la tua espressione e la tua sicurezza. Ti aiuta anche a controllare la voce e le emozioni. Con il tempo noterai che sembri più sicuro nello specchio. Per i 2 minuti successivi leggi ad alta voce un breve testo. Scegli un piccolo brano, un paragrafo di un libro, un post sui social media o una frase del tuo quaderno. Leggilo lentamente e chiaramente con la tua voce. Fai attenzione alla pronuncia, a come dici ogni parola, al ritmo, non troppo veloce, e alla respirazione. Rimani rilassato. Questo esercizio aiuta a migliorare la fluidità quando parli, ti insegna a parlare in modo più scorrevole e allena la lingua e la bocca a muoversi correttamente. Leggere ad alta voce è uno dei modi più veloci per migliorare il modo di parlare. Per i 2 minuti successivi fai a te stesso una domanda e rispondi ad alta voce. Scegli una domanda semplice, come? Come mi sento oggi? Che cosa ho imparato oggi? Qual è una cosa che voglio fare questa settimana?
Di la domanda ad alta voce, poi rispondi come se stessi parlando con un'altra persona. Questo ti aiuta a pensare con le parole invece che con pensieri silenziosi. Ti allena anche a costruire frasi mentre parli e aumenta la tua sicurezza nel condividere le tue idee. Questa pratica è molto utile per le conversazioni reali. Per l'ultimo minuto sorridi e fatti i complimenti. Alla fine sorridi. Sì, sorridi davvero. Poi di qualcosa di gentile a te stesso, come bravo, sto migliorando ogni giorno. Oppure sono orgoglioso di me. Può sembrare una cosa piccola, ma è potente. Il tuo cervello ha bisogno di incoraggiamento. Quando ti sostieni, la tua sicurezza cresce. E la sicurezza è una delle parti più importanti della comunicazione. L'idea principale è la costanza, non la perfezione. Non devi parlare perfettamente, non devi essere veloce. Non devi usare parole difficili. La cosa più importante è praticare ogni giorno. Se ti eserciti 10 minuti al giorno, parlerai in modo più chiaro, ti sentirai più sicuro, ridurrai la paura di parlare e migliorerai passo dopo passo. Un piccolo progresso ogni giorno è meglio di un grande progresso ogni tanto. Ricorda, le tue abilità comunicative crescono un po' ogni giorno. Continua a parlare, continua a credere in te stesso. Stai andando bene, la tua voce è importante. Meriti di essere ascoltato, circondati di buoni comunicatori. Migliori più velocemente quando guardi o ascolti persone che comunicano bene. Puoi guardare conferenze, ascoltare podcast, guardare interviste o osservare insegnanti e leader. Non cercare di copiarli esattamente. Nota solo come parlano in modo chiaro, usano un linguaggio semplice, fanno pause, sorridono e guardano negli occhi. Poi pratica a modo tuo. Il tuo percorso è personale, non confrontarti con gli altri. Ognuno impara a comunicare con i propri tempi. Alcune persone parlano facilmente fin dall'inizio, altre hanno bisogno di più pratica. Va bene così. Il tuo obiettivo è il progresso, non la perfezione. Celebra i piccoli miglioramenti. Forse oggi hai parlato un po' più chiaramente. Forse oggi hai ascoltato con più attenzione. Forse oggi hai provato anche se eri nervoso. Questo è successo. Messaggio finale. Una buona comunicazione non è magia, è una competenza e le competenze crescono con la pratica. Stai imparando, stai migliorando. Stai diventando più sicuro giorno dopo giorno. La tua voce è importante, le tue idee contano. Meriti di essere ascoltato, non avere fretta, non arrenderti. Continua ad andare avanti. Ricorda, parla lentamente, ascolta con attenzione. Sorridi dolcemente, pratica ogni giorno e credi in te stesso.
Sono orgoglioso di te per aver fatto questo passo. Grazie per essere qui. Grazie per aver seguito questa lezione con Practice Italian with Ease. Ricorda, la comunicazione migliora passo dopo passo. Esercitati un po' ogni giorno e crescerai. Se ti è piaciuta questa lezione, metti mi piace, lascia un commento e iscriviti. Il tuo supporto aiuta la nostra comunità a crescere. Ci vediamo nella prossima lezione. Continua a imparare, continua a parlare e continua a brillare. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.